Il golpe inglese, un libro scritto da un bravissimo archivista, Mario José Cereghino, e da un giornalista, il sottoscritto Giovanni Fasanella. Sottotitolo molto significativo del libro è Da Matteotti a Moro, le prove della guerra segreta per il controllo del petrolio e dell'Italia. Si intitola Il golpe inglese perché ricostruisce il colpo di Stato forse più lungo della storia, il tentativo britannico, durato almeno 50 anni, dall'assassinio di Matteotti al caso Moro, di condizionare il corso della politica interna ed estera dell'Italia che Londra ha sempre considerato un proprio protettorato. Una guerra segreta combattuta contro di noi per il controllo del Mediterraneo, delle fonti energetiche e delle rotte petrolifere. Non è un libro di chiacchiere, dietrologie o ipotesi complottistiche, ma si basa interamente su centinaia di documenti secret e top secret che abbiamo trovato negli archivi di Kew Gardens, rapporti, lettere, analisi ed altro materiale di governi, diplomazia e intelligence di Sua Maestà britannica. Sono dunque gli stessi inglesi che raccontano, attraverso le loro stesse parole scritte nero su bianco, come hanno condizionato il corso della storia italiana. Con ogni mezzo, in particolare costruendo loro quinte colonne interne negli ambienti del potere. Informazione, cultura, politica, diplomazia, apparati. Fra i documenti che pubblichiamo ci sono elenchi di decine e decine di giornalisti, politici, sindacalisti, cardinali, militari e prefetti influenzati dagli uffici della propaganda dei servizi inglesi. I clienti italiani, come vengono definiti dalla centrale londinese. Il mio nome è Mario J. Cereghino e mi occupo di archivi britannici e statunitensi. L'ENI di Enrico Mattei procura parecchi grattacapi agli inglesi. I giudizi non potrebbero essere più espliciti. Mattei, punto in alto, a nostro parere è un uomo potente nonché pericoloso, scrive il Foreign Office nel 1957. Il capo dell'ENI è definito una verruca che minaccia gli interessi britannici nel mondo. Dicono gli inglesi: abbiamo tentato di fermarlo in ogni modo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Forse è il caso di passare la pratica all'intelligence. È il 62. Pochi mesi dopo Mattei muore in un incidente aereo. Nel 1976 Londra è nel panico per la crescita del PC di Berlinguer e si pone il problema di come bloccarla. Per un anno intero elabora un progetto di golpe, ma di fronte ai rischi, le resistenze americane e le rassicuranti informazioni che arrivano da Mosca, dove non è ben visto il PC al potere in Italia, gli inglesi si chiedono se il lupo sia veramente Berlinguer. E da quel momento gli inglesi spostano la loro attenzione sulla DC di Aldo Moro, lasciano cadere l'ipotesi del golpe e optano, come scrivono in un loro documento, per l'appoggio a una diversa azione eversiva.